Vi siete mai chiesti cosa succede quando l'universo decide di spegnere le luci del passato per costringerci a vedere la nostra vera essenza nel buio? Benvenuti nel mio canale di Magia Stellare Evolutiva e mi presento brevemente, sono Caterina, astrologa e ricercatrice spirituale e questa è la settimana più intensa di marzo 2026. Non è solo un passaggio di calendario, ma un vero e proprio varco evolutivo. Ci troviamo nel punto di massima tensione tra l'acqua dei pesci che tutto scioglie e il fuoco dell'Ariete che tutto inizia. È il momento in cui l'anima smette di sussurrare e inizia a reclamare il comando per essere allineata alla missione di vita. Siete pronti a lasciare che la vostra vecchia immagine si dissolva per permettere alla vostra scintilla originale, che è quella divina, di emergere con una nuova dirompente forza? Faremo le coordinate celesti prima e poi segno per segno faremo la piramide energetica, ognuna per il proprio segno, l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti, le giornate top, quindi con la sfida eventuale da seguire e poi vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima, segno per segno, quindi resta con me fino alla fine. E questa è la mappa delle forze in campo. Ogni pianeta è un attore in questo dramma sacro di metà marzo. Il Sole, che rappresenta il sé cosciente, conclude il suo viaggio nei pesci, portando a galla i sogni dell'anno passato. Il 21 marzo attraversa l'equinozio ed entra in Ariete, è il capodanno astrologico. Infatti con questa data verremo influenzati per tutto il resto dell'anno e quindi è l'istante zero della creazione. Mentre avremo un bellissimo novilunio il 19 marzo a 28 gradi dei pesci, quindi nella festa del papà, se non ricordo male, e questa è una luna nuova di purificazione estrema. Insieme c'è anche il nodo nord in pesci. Il passato viene lavato via per preparare il terreno al nuovo. E poi c'è Mercurio, l'anima, il messaggero, il dio degli dei alati, quello col calzare. Si trova ancora retrogrado in pesci. È la mente che deve tacere per ascoltare l'intuizione. Torna diretto il 22 marzo e ci restituirà la chiarezza e anche la capacità di firma, quindi le strade sono un po' sbloccate, non c'è più la nebbia che dirada con quella, diciamo, incudine che ci pesa sul collo. Mentre Marte in pesci, dove c'è anche il nodo nord, qui Marte indica che l'azione non è più muscolare, quindi grinta, coraggio, determinazione tipico di Marte, ma è spirituale. Si vince tramite la resa e l'allineamento al destino. Chiaramente questo è un passo da valutare con estrema chiarezza e sperimenta su te stessa, vedrai che a volte arrendersi è proprio la via definitiva per la realizzazione. Mentre Venere, che rappresenta il valore in Ariete, in questo caso la dea dell'affettività, dell'amore, della bellezza e l'arte, sposta il desiderio dell'attesa all'indipendenza. Amiamo ciò che ci permette di essere liberi, di fare da soli. Mentre Giove, l'espansione è in cancro, il grande benefico, protegge le radici e la sensibilità. È un po' come se fosse la mano invisibile che nutre i nostri progetti più intimi. Saturno e Nettuno, i due grandi giganti diciamo, dello zodiaco che rappresentano un po' la struttura e il sogno. E qui ho fatto anche un video con la grande congiunzione di Saturno e Nettuno in Ariete, se vuoi guardarlo, se sei un'anima consapevole e non solo a livello astrologico. E sono entrambi in Ariete, stanno forgiando la soglia di un nuovo mondo. Chiaramente voi dite, ma con tutta l'umanità
che sta vivendo in questo momento, l'inizio delle guerre, chi è impazzito e cose di questo genere, ma questo è il nuovo inizio, ovvero la fine di un ciclo, di un cambiamento, per entrare nella dimensione della, cioè nell'era della quinta dimensione, che ho già citato in tanti video, e precisamente la nuova era del maestro Saint-Germain. Saturno e Nettuno ci chiedono: quale sogno sei pronto a rendere concreto con la disciplina? Mentre Urano, il grande innovatore, la rivoluzione, stazionario in Toro negli ultimi gradi, continua a scuotere i valori materiali e il nostro rapporto con la Terra e il possesso. Mentre Plutone, la grande trasmutazione, anche qui ho fatto un video che verrà pubblicato, diciamo, a breve, nei segni, proprio per far capire un po' come funziona un po' il grande alchimista, il che poi è a un grado stazionario circa 4 gradi dell'Acquario, che è il numero della stabilità in numerologia. Quindi ho voluto fare questo video proprio per aumentare un po' l'insieme della visione. Plutone transita in Acquario, lavora sul potere delle masse, non solo a livello collettivo, e sulla tecnologia. È un po' come se fosse la rivoluzione sotterranea del collettivo che ci tocca a tutti, non solo a livello personale. Mentre la luna nera lievita, l'ombra selvaggia, transita nel segno del Sagittario, ci sfida a dire la verità nuda, anche quella a volte che è scomoda, che fa male, e a non farci ingabbiare da dogmi e confini. Quindi anche la luna nera ha la sua autorità, diciamo, sia a livello apparentemente disarmonico, ma anche a livello costruttivo. Mentre il nodo nord, che rappresenta il destino, la bussola dell'anima, transita nel segno dei pesci, indica che la direzione collettiva di questa settimana è verso l'empatia, che a volte proprio manca, questa empatia di connessione, di mettersi nei panni degli altri. Sono rare le persone che si mettono veramente in empatia. E poi c'è il ricongiungimento chiaramente con l'unità, perché noi non siamo esseri duali, ma siamo uno, tutto con il divino. E per una comprensione completa, mi raccomando di leggere il tuo segno solare, ovviamente dove hai il sole per la tua identità, ma consulta anche il tuo ascendente e dove hai la luna, per capire in quali case o i settori di vita queste coordinate si manifesteranno proprio concretamente. E ora passiamo segno per segno, cominciando dall'Ariete. Vedremo la piramide, vedremo il focus, vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, le date top, e vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima. Amico dell'Ariete, la tua parola chiave è la genesi del sé. Il focus settimanale è che ti trovi nel bel mezzo di un ponte evolutivo con Sole, Marte, il nodo nord e anche Mercurio nel segno dei pesci, seppur retrogrado, nella 12ª casa. Senti il bisogno di chiudere i conti col passato e di purificare il karma, prima che il Sole esploda nel tuo segno il 21 marzo, quindi nella tua prima casa, attivando la tua nuova identità. Quindi è il capodanno astrologico per te, amico dell'Ariete, ma anche un po' per tutti i segni, dove tu sei maggiormente coinvolto. Passiamo alla tua piramide energetica. Accendi la miccia della nuova identità basandoti su una verità interiore purificata. Passiamo al vertice, che rappresenta l'opportunità che tu devi cogliere per ottenere la realizzazione. E qui abbiamo Saturno e Nettuno nel tuo segno, nella tua prima casa. Hai l'opportunità unica di dare una forma concreta a un sogno. Sei il costruttore del nuovo mondo, mentre al centro, che rappresenta la sfida, qual è? È proprio Marte, il nodo nord in segno dei pesci, anche Mercurio retrogrado, soprattutto fino al giorno 22, quando poi tornerà diretto.
e la sfida è gestire l'aggressività repressa e le paure inconsce, non agire per reazione, ma attendi l'ispirazione. Quindi il suggerimento è restare nel potere del silenzio per poter analizzare, cominciare a piantare per poi raccogliere. Mentre la base su cui ti devi muovere, ovvero mettere i piedi per non cadere, è rappresentata proprio dal Sole, dal 21 marzo, però è Venere che, dove puoi contare sull'aiuto divino, che è nella tua prima casa, in Ariete. Qui la forza risiede nel coraggio di amarti e di iniziare un nuovo ciclo vitale con entusiasmo e indipendenza. Passiamo all'amore e alle relazioni. Venere, come ho già detto, è nel tuo segno e quindi emani un magnetismo irresistibile. Ma tuttavia c'è il nobiluno del 19 marzo che va ad Armanforte e allo stellium in pianeti nella tua 12ª casa, quindi lavorando un po' dietro le quinte. Ti chiede di lasciare andare un vecchio schema affettivo o un sacrificio inutile. Se sei in coppia, dal 21 l'aria comincia a farsi elettrica e passionale. Con l'equinozio di primavera è tempo di un nuovo inizio che non ammette ombra. Il giorno top è il 21, quando il sole farà l'ingresso nel tuo segno e ti restituisce il comando totale del cuore. Passiamo al lavoro e ai progetti. Mercurio retrogrado fino al 21, in pesci lavora un po' dietro le quinte, suggerisce il silenzio e la rifinitura dietro le quinte, non lanciare nulla ufficialmente e non firmare in questa settimana. Avrai le strade aperte verso fine settimana, mentre Plutone in Acquario favorisce collaborazioni innovative, ma solo se sei pronto a cambiare il tuo approccio al gruppo e con le amicizie. Dal 22 con Mercurio diretto la strada è spianata per agire. Il giorno top è proprio il 22 marzo, c'è luce verde per firme, contratti e nuove iniziative professionali. Ma quali sono le date chiavi? Le date chiave sono il 19 marzo, dove potresti avere un'intuizione rivelatrice che scaturisce dal silenzio del novilunio, mentre il 21 marzo è l'equinozio di primavera e il tuo capodanno e il mondo ti guarda, il sole è nel tuo segno in Ariete e il 22 marzo invece è la fine della nebbia. Ogni ostacolo burocratico svanisce. E ora passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima, ovvero tra i governatori planetari ed esoterico. La personalità che è rappresentata da Marte, il tuo governatore planetario, ti dice voglio agire, voglio spaccare il mondo ora. Perché tutto sembra così lento e confuso? Mentre l'anima che è rappresentata da Mercurio, tuo governatore esoterico, ti dice e ti sussurra più che altro, il vero guerriero sa quando deporre le armi. Ascolta il vuoto della tua 12ª casa che sono rappresentati da Sole, Marte, Mercurio e il nodo nord nella 12ª casa e ti dice, ti sussurra, solo nel silenzio della resa nascerà il grido della tua vera rinascita. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro. Vedremo come andrà questa settimana dal 16 al 22, vedremo il focus delle energie celesti, vedremo la tua piramide e vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, le giornate top e le giornate no. E infine un dialogo tra la personalità e l'anima. Amico del Toro, la tua parola chiave è l'alchimia del valore e il focus settimanale è che ti trovi in una fase di profonda gestazione con il Sole fino al 21, Marte il nodo nord nel segno dei pesci. I tuoi progetti collettivi e le tue amicizie subiscono una purificazione del destino, chiaramente nell'11ª casa, quindi
i progetti a lungo termine, le amicizie. Questo è un punto di focus anche, ed è sestile al tuo sole. E l'altro campo di azione è la 12ª casa, perché il 21 marzo il Sole dal segno dei Pesci transiterà nel segno dell'Ariete con il nuovo inizio astrologico, e il Sole dal 21 marzo ti inviterà a un ritiro necessario. Passiamo alla tua piramide energetica. Questa settimana costruisci basi solide materiali per sostenere i tuoi sogni più elevati. Passiamo al vertice che tu devi prenderlo come opportunità per la realizzazione, e questo è dato da Giove in Cancro dalla tua terza casa, che forma un bellissimo sestile al tuo Sole. E qui Giove, l'espansione arriva attraverso una comunicazione calda e protettiva. I tuoi fratelli, sorelle o l'ambiente vicino sono fonti di fortuna, quindi non esitare a prendere questa opportunità data da Giove. Ma la sfida qual è? La sfida è data da Urano in Toro nel tuo segno. Finalmente ad aprile deciderà di smammare dal tuo segno per entrare in Gemelli, ma per ora la tua sfida è proprio Urano, e la sfida è l'imprevedibilità. Devi accettare un cambiamento radicale della tua immagine senza cercare di trattenere il passato, ma la base, ovvero il fondamento dove devi mettere i piedi per non cadere, è rappresentata da Venere in Ariete, che lavora un po' dietro le quinte. Quindi la tua forza risiede in un amore che vive nel profondo, un valore sacro e nascosto che non ha bisogno di approvazione esterna. E ora passiamo all'amore e alle relazioni. Con Venere in Ariete nella 12ª casa, il cuore cerca introspezione, mentre il novilunio del 19 marzo dalla tua 11ª casa formerà un bellissimo sestile al tuo Sole. Potrebbe far nascere un'emozione nuova per qualcuno che condivide i tuoi valori spirituali, può essere anche un'amicizia, ma cerca di non possedere l'altro, impara a fluire con il sentimento puro che nasce dal silenzio. Il giorno top è il 19 marzo, dove un'intuizione sottile su un legame futuro si rivela esatta. Passiamo al lavoro e ai progetti. Plutone è come un alchimista in acquario sul punto più alto del tuo cielo, ti spinge per una rivoluzione nella carriera, ma è in aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole. Ma non aver paura di abbandonare una posizione sicura ma oramai vuota, mentre Mercurio retrogrado in Pesci dalla tua 11ª casa sconsiglia patti ufficiali fino al 21, quindi anche con le amicizie presta attenzione, mentre dal 22 marzo, con il ritorno diretto di Mercurio in Pesci, le collaborazioni bloccate riprenderanno forza. Il giorno top è il 22, dove la chiarezza torna sovrana, i progetti riprendono velocità e i malintesi si sciolgono. Passiamo alle date chiave. Il 19 marzo il novilunio ti parla di nuovi ideali, semina una speranza collettiva, mentre il 21 marzo con l'equinozio, l'ingresso del Sole in Ariete, inizia una fase di riposo rigenerativo per l'anima, mentre il 22 marzo Mercurio diretto, la nebbia nei rapporti professionali sparisce. E ora passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La tua personalità è rappresentata dalla tua governatrice planetaria, che è Venere, e ti dice: voglio sicurezza, voglio sapere che i miei affetti e i miei beni sono al sicuro. Mentre l'anima, che è rappresentata da Vulcano, che è il tuo governatore esoterico, il fabbro degli dei, e ti spinge all'azione per vincere la resistenza al cambiamento, e ti dice: la vera sicurezza non è nel possedere la forma,
ma saperla forgiare nel fuoco del cambiamento. Se resti ancorato al passato, non vedrai il nuovo valore che sta nascendo. Ascolta il silenzio, lì troverai la tua bussola. E ora passiamo per te, amico del segno dei gemelli. Vedremo come andrà la tua settimana dal 16 al 22 marzo 2026. Vedremo il focus delle energie celesti, la tua piramide e vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti ed infine i giorni top della settimana e quelli no. E poi vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima. Amico dei gemelli, la tua parola chiave è il labirinto e il filo di Arianna. Il focus della settimana è concentrato cioè nel pieno di un riesame del tuo destino professionale. C'è il Sole, Marte, il nodo nord nel segno dei pesci e anche Mercurio sul punto più alto del tuo cielo, ovvero in pesci. Mercurio è anche retrogrado fino al 22. Quindi la tua direzione sociale è avvolta in una nebbia karmica prima che il Sole entri in Ariete, spostandosi nella tua 11ª casa in segno favorevole di sestile al tuo Sole il 21 marzo, dove illuminerà i tuoi progetti futuri. Quindi questo focus è della settimana, la realizzazione pubblica, l'immagine pubblica e poi infine le amicizie, i progetti a lungo termine e i progetti di rete collettiva. Passiamo alla tua piramide energetica. Fai ordine nel caos delle tue idee per trovare la via maestra verso la tua realizzazione. Passiamo al vertice, ovvero l'opportunità che tu devi cogliere per poter ottenere la realizzazione. Plutone in Acquario, dalla tua nona casa, forma un bellissimo trigono al tuo Sole. Plutone agisce come un alchimista, cioè una nuova visione filosofica, rivoluzionaria, sta cambiando il tuo modo di vedere il futuro e la tua missione nel mondo. Ma la sfida qual è? La sfida è rappresentata da Marte e Mercurio sul punto più alto del tuo cielo, la 10ª casa della carriera, e gestire la confusione nel lavoro è proprio la tua sfida e non farti prendere dal panico se non hai delle risposte logiche immediate, mentre la base, ovvero le fondamenta, cioè il terreno su cui tu devi mettere i piedi per non cadere, è rappresentata da il Sole che entra in Ariete dal 21 marzo e da Venere come supporto nella 11ª casa delle amicizie. Qui la tua forza risiede nei progetti di gruppo, negli amici però, quelli sinceri ovviamente, e nella tua capacità di fare rete e alleanze. Passiamo all'amore e alle relazioni. Con Venere in Ariete l'amore cerca stimoli mentali e libertà, mentre il novilunio del 19 marzo sul punto più alto del tuo cielo, quindi della carriera, l'immagine pubblica e la reputazione sociale, ti interroga. La tua maschera sociale sta soffocando la tua verità affettiva? Dal 21 marzo, invece, con l'ingresso del Sole in Ariete, l'energia si fa più libera. Preparati a incontri elettrizzanti all'interno del tuo circolo sociale, quindi anche tra le amicizie. Quindi questo è proprio il giorno top, il 21 marzo. L'energia dell'equinozio risveglia la tua voglia di nuovi contatti e allegria. Passiamo al lavoro e ai progetti. Mercurio retrogrado in pesci sul punto più alto del tuo cielo, quindi la 10ª casa, la carriera, la realizzazione, crea malintesi fino al giorno 21. Poi c'è la strada libera, mentre Giove nella tua 2ª casa in Cancro protegge i tuoi guadagni e il tuo valore professionale e personale. Dal 22 poi con Mercurio diretto la nebbia si dirada. Ora puoi lanciare la tua idea e sarai finalmente ascoltato e capito. Il giorno top, quindi, come abbiamo visto, è il 22 marzo. Mercurio si sblocca e i nodi burocratici
si sciolgono, ma arrivano anche le risposte. Passiamo alle date chiave. Il 19 marzo, con questo novilunio, chiediti cosa vuoi manifestare veramente, realmente nel mondo. Mentre il 21 marzo, con il passaggio del Sole in Ariete, si aprono le porte della speranza e del futuro. Mentre il 22 marzo c'è fine della confusione mentale, è il momento dei dialoghi costruttori. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità, che è rappresentata da Mercurio, che è tuo governatore planetario, ti dice: c'è troppa confusione, non riesco a decidere, voglio risposte logiche subito. Mentre l'anima, che è rappresentata da Venere, tua governatrice esoterica, ti sussurra: smetti di pensare e inizia ad amare ciò che fai. Quando il Sole entrerà in Ariete, l'Ariete sociale che hai nutrito ti mostrerà la via. La chiarezza non è un calcolo, è una visione. E ora passiamo per te, amico del segno del Cancro. Vedremo come andrà la tua settimana dal 16 al 22 marzo 2026. Vedremo il focus, ovvero l'azione delle energie celesti. Vedremo la tua piramide, vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti, le date chiave e infine un dialogo tra la personalità e l'anima. La tua parola chiave è l'onda che si fa oceano. Il tuo focus della settimana è questo: con il Sole, Marte e Mercurio retrogrado fino al 22 e il nodo nord in pesci, sono tutti concentrati nella tua nona casa, in aspetto di trigono bellissimo al tuo Sole. Il destino ti chiama a un'espansione della coscienza, però anche alla ricerca della tua verità. È un ponte karmico proprio verso la verità spirituale, prima che il Sole entri nella tua 10ª casa, in Ariete, il 21 marzo, quindi spostandosi in aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole e sul punto proprio più alto, che è la carriera, la realizzazione, e il Sole porta la sfida della realizzazione pubblica. Ma ora vediamo la tua piramide energetica. Esci dal tuo guscio per abbracciare un'espansione che parte da una fede interiore incrollabile. Passiamo al vertice, ovvero l'opportunità che tu devi cogliere, è data chiaramente da Giove nel tuo segno, nella tua prima casa. Sei protetto, diciamo, dello zodiaco, dal grande benefico. La tua aura emana nutrimento e abbondanza, attirando occasioni di crescita personale senza sforzo. Ma qual è la sfida? La sfida è rappresentata da Saturno e Nettuno in Ariete, dalla 10ª casa, sul punto più alto del tuo cielo, in aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole. La sfida è dare una struttura realistica legata a Saturno ai tuoi sogni di gloria legati a Nettuno. Devi imparare a gestire l'autorità senza smarrire la tua sensibilità. Ma la base e le fondamenta, ovvero dove tu devi mettere i piedi per non cadere, è rappresentato da Urano in Toro, dalla tua 11ª casa. La tua stabilità poggia sulla capacità di rinnovare le tue amicizie e i tuoi progetti futuri con idee rivoluzionarie e fuori degli schemi. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il novilunio a 28 gradi dei pesci del 19 marzo è sostenuto anche dal nodo nord in pesci. Ti dice che è un momento di destino puro, un incontro o una decisione con il partner può cambiare la traiettoria della tua vita. E anche con Venere, che è pur sempre in benefico in Ariete, seppur in aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole, l'amore si tinge di ambizione e desiderio di essere fiero della persona che hai accanto. Mentre il giorno top è il 19 marzo, è un momento di grazia spirituale che dissolve i vecchi dubbi affettivi. Passiamo al lavoro e ai progetti.
Plutone in Acquario nell'8ª casa, quindi nella casa della morte, della trasformazione, lavora proprio come un alchimista. Plutone continua a trasformare radicalmente il modo in cui gestisci le risorse in comune o i capitali, mentre Mercurio retrogrado in Pesci fino al 21 ti suggerisce di rivedere i piani di studio o i progetti legati all'estero. Dal 22, quando torna diretto e il Sole è già nella tua decima, diciamo, entra nella tua decima casa, la tua carriera subisce un'accelerazione potente e visibile. Il 21, infatti, il Sole entra in Ariete. Passiamo, qual è il giorno top? È il 21 marzo, è l'equinozio che ti spinge a fare il grande passo verso una nuova posizione di comando. Passiamo alle date chiave. Il 19 marzo, con il novilunio, un portale karmico si apre. Segui l'intuizione, non la logica. Mentre il 21 marzo, con l'ingresso del Sole in Ariete, quindi l'equinozio, il Sole illumina la tua missione nel mondo. Mentre il 22 marzo Mercurio torna diretto, ora puoi comunicare le tue grandi visioni. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità, che è data dalla Luna, tua governatrice planetaria, ti dice: vorrei che tutto restasse protetto nel mio nido. Il mondo fuori mi chiede troppo coraggio. Mentre l'anima, che è rappresentata da Nettuno, tuo governatore esoterico, ti dice: il nido è solo la base, non la meta. La tua sensibilità è la tua forza suprema. Diventa oceano e permetti alla tua luce di nutrire l'umanità. E ora passiamo per te, amico del segno del Leone. Vedremo come andrà la tua settimana dal 16 al 22 marzo 2026. Vedremo il focus delle energie celesti, ovvero i settori dove i pianeti manifestano la loro energia. Vedremo la tua piramide energetica, l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti, le date chiavi, e vedremo il dialogo della personalità e l'anima. Amico del Leone, la tua parola chiave è l'alchimia dell'ombra. Il focus settimanale è questo. Ti trovi in una fase di trasmutazione profonda con Sole, Marte, Mercurio e il nodo nord nel segno dei pesci, nella casa della morte e della trasformazione. Mercurio è retrogrado fino al 22, da prestare anche attenzione ai contratti e alle comunicazioni. È il momento, pertanto, di guardare nelle tue profondità karmiche per liberare il potere nascosto, prima che il Sole esploda nella tua nona casa, quindi ti darà visibilità soprattutto il 21 marzo, formando un bellissimo trigono al tuo Sole nella casa dell'espansione mentale, degli studi superiori e dei rapporti con il lontano. Ma qual è la tua piramide energetica? Ti dice di trasformare la tua crisi interiore nel potere personale che illuminerà il tuo nuovo cammino. Il vertice, passiamo subito, ovvero l'opportunità che tu devi prendere per ottenere la realizzazione, è data dal Sole dal 21 marzo, ma è dato soprattutto anche da Venere in Ariete, che forma un bellissimo trigono al tuo Sole dalla nona casa. Quindi l'opportunità è l'espansione mentale, sono viaggi, studi e nuove filosofie di vita ti restituiscono il sorriso e anche la tua regalità. Ma la sfida qual è? La sfida è chiaramente rappresentata da Plutone in Acquario, in opposizione al tuo Sole, e le sfide quindi sono gli altri. I tuoi rapporti stretti, i partner, soci, matrimoni o alleanze agiscono come catalizzatori di una trasformazione radicale che non puoi più rimandare. La base, ovvero anche le fondamenta, ovvero il terreno su cui tu devi mettere i piedi per non cadere, è rappresentata come, diciamo, espansione e fortuna da Giove in Cancro nella tua
12ª casa e la tua forza richiede nel silenzio, risiede anche nel silenzio e nella protezione invisibile. La tua base è la ricchezza spirituale accumulata nel tempo. Passiamo all'amore e le relazioni. Il novilunio del 19 marzo, nella tua 8ª casa, tocca delle corde viscerali. È tempo di affrontare i segreti e le paure legate all'intimità. Con la luna nera nel segno del Sagittario, nella casa della creatività, senti un richiamo selvaggio proprio alla libertà. Non lasciare che il desiderio di trasgressione ferisca chi ami. Integra la tua ombra per vivere una passione più autentica. Il giorno top è il 21 marzo. L'equinozio spazza via le nubi della tua 8ª casa, morte e trasformazione, e riporta l'entusiasmo nel cuore. Passiamo al lavoro e ai progetti. Urano in Toro, sul punto più alto del tuo cielo, è in aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole e continua a scuotere le tue certezze professionali con cambiamenti improvvisi. A volte possono essere sgradevoli, ma a volte possono anche essere positivi. Non tutto è negativo. Fino al giorno 21 marzo, Mercurio retrogrado nella tua 8ª casa ti consiglia di non firmare nulla che riguardi eredità o investimenti comuni. Dal 22, quando il pianeta torna diretto, avrai la visione perfetta per trasformare una crisi in un'opportunità di guadagno. Il giorno top è il 22 marzo. La mente torna lucida ed è il momento di pianificare l'espansione dei tuoi orizzonti. Passiamo alle date chiave. Il 19 marzo c'è un novilunio di purificazione in pesci. Lascia andare ciò che non ti serve più. Mentre il 21 marzo, con l'equinozio, il sole torna a brillare e ti regala una visione più ampia. Mentre il 22 marzo c'è la fine della nebbia mentale e lo sblocco di pratiche finanziarie. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità è governata dal Sole, tuo governatore planetario. Ti dice: mi sento imbloccato in acque troppo profonde. Dove è finita la mia solita vitalità? Mentre l'anima, che rappresenta sempre come governatore il Sole esoterico, solo con la piccola differenza che è il cuore, l'essenza del cuore del grande Sole centrale, ti sussurra: stai attraversando il fuoco dell'alchimia nella casa di morte e trasformazione. Non temere il buio. Quando il sole entrerà in Ariete, la tua luce sarà indistruttibile perché sarà una luce consapevole. E ora passiamo per te, amico del segno della Vergine. Vedremo come andrà la tua settimana dal 16 al 22 marzo 2026. Vedremo il focus, diciamo, dei pianeti, dove i settori dove manifestano le energie, le coordinate celesti. Vedremo la tua piramide e vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, le date chiave, e poi vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima. La tua parola chiave è lo specchio dell'altro. Il focus settimanale è che sei nel pieno di un confronto karmico necessario, cioè il Sole, Marte, Mercurio e il nodo nord nella tua 7ª casa, ovvero in opposizione al tuo Sole. Il passato torna attraverso gli altri per essere integrato, prima del salto di fiducia nell'8ª casa, quando il Sole il 21 marzo passerà in Ariete, segnando l'inizio dell'equinozio di primavera. Passiamo alla tua piramide energetica. Trova l'equilibrio tra i tuoi bisogni e quelli degli altri per scoprire la tua vera forza. Passiamo al vertice della piramide, ovvero l'opportunità che tu devi cogliere per raggiungere la realizzazione dei tuoi obiettivi. Il vertice è dato da Urano in Toro
che dalla nona casa forma un bellissimo trigono al tuo sole. La nona casa è i rapporti con il lontano, gli studi superiori, la sacralità, e qui ti dice che come opportunità che un'intuizione improvvisa o una notizia dall'estero rompono i tuoi schemi mentali rigidi, offrendoti una libertà inaspettata. Ma la sfida qual è? La sfida è rappresentata da Saturno e Nettuno in Ariete, nella casa della morte e trasformazione. La sfida è gestire le risorse condivise o le paure profonde legate alla perdita di controllo emotivo. Devi imparare a darti senza riserve, mentre la base, le fondamenta, ovvero il terreno su cui tu devi mettere i piedi per non cadere, è rappresentata come protezione da Giove in Cancro, che dalla tua 11ª casa forma un bellissimo sestile al tuo sole. La tua forza è quindi il sostegno dei tuoi amici e la protezione che senti all'interno dei tuoi progetti sociali a lungo termine. Passiamo all'amore e alle relazioni. È una settimana cruciale. Il novilunio del 19 marzo nella casa delle relazioni, quindi in opposizione al tuo sole, segna un nuovo capitolo nei rapporti, una firma, una promessa o un addio che purtroppo a volte è necessario. Mentre la luna nera nel Sagittario forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo sole nella casa delle radici, del clan di appartenenza, la luna nera ti suggerisce che qualche tensione familiare irrisolta potrebbe influenzare il tuo umore. Non essere troppo critica. Cerca un tantino l'empatia, un attimino nei confronti dell'altro. Il giorno top è il 19 marzo. Un dialogo sincero può seminare il seme di una nuova armonia. Passiamo al lavoro e ai progetti. Mercurio retrogrado nel settore dei contratti, quindi la 7ª casa, in opposizione al tuo sole, ti consiglia prudenza assoluta, non firmare nulla fino al 22 marzo, fino a quando Mercurio tornerà diretto. Mentre Plutone in Acquario, nella casa della quotidianità, sta trasformando radicalmente il tuo modo di lavorare nella quotidianità. Con l'equinozio del 21 marzo, l'ingresso del Sole in Ariete, il focus si sposta sulla gestione dei capitali e sulle collaborazioni profonde. Il giorno top è il 22 marzo, quando Mercurio torna diretto. I malintesi nei rapporti professionali si chiariscono finalmente. Passiamo alle date chiave. Il 19 marzo, col novilunio, un nuovo seme viene piantato nei tuoi legami. Ascolta il partner. Mentre il 21 marzo il focus si sposta sulle trasformazioni profonde e le risorse comuni, e questo è dovuto all'ingresso del Sole in Ariete, che segna anche l'equinozio. Mentre il 22 marzo la comunicazione torna fluida e i contratti possono procedere. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità, che nel tuo segno è rappresentata da Mercurio, tuo governatore planetario, ti dice: tutti sono confusi e io non riesco a rimettere ordine. Perché gli altri sono così illogici? Mentre l'anima, che è rappresentata dalla Luna, tua governatrice planetaria, ti dice: è l'altro il tuo specchio perfetto. Smetti di analizzare con la mente e inizia a sentire con il cuore. Solo attraverso l'empatia delle relazioni troverai l'ordine superiore che stai cercando. E ora passiamo per te, amico del segno della bilancia. Vedremo dove sarà il focus sul tuo segno, ovvero dove le energie celesti manifestano la loro energia. Vedremo la tua piramide energetica
vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti e le date chiave e soprattutto vedremo un dialogo tra la personalità e l'anima. La tua parola chiave, amico della bilancia, è il sacro equilibrio, mentre il focus delle energie settimanali è con il Sole, Marte, Mercurio e il nodo nord nella casa della quotidianità e che transita nel segno dei pesci, poi Mercurio è retrogrado fino al 21. Il destino ti chiama a purificare la tua giornata, ovvero la tua routine quotidiana e anche una particolare attenzione al tuo benessere psicofisico. È una fase di servizio e cura meticolosa, prima che il sole esploda nella tua settima casa delle relazioni con l'ingresso del sole in Ariete dell'equinozio 21 marzo e porta la luce definitiva sui tuoi rapporti, mentre la tua piramide energetica ti dice di riorganizzare il tuo mondo interiore per riflettere bellezza e armonia nelle tue relazioni. Il vertice, ovvero l'opportunità che tu devi cogliere per ottenere la realizzazione, è data da Plutone in Acquario nella casa della creatività, in bellissimo trigono al Prosole. Hai il potere di trasformare radicalmente il tuo modo di esprimere la creatività, ma anche di vivere il piacere. Una nuova passione può cambiare la tua percezione di te stesso, facendoti aumentare l'autostima. Ma la sfida qual è? La sfida è rappresentata da Saturno e Nettuno in settima casa, quindi in opposizione al tuo Sole. La sfida è costruire legami che siano anche al contempo spirituali e solidamente responsabili. Devi imparare a stare nell'altro senza perderti, ma la base, ovvero le fondamenta su cui tu devi poggiare i piedi per non cadere, è data da Giove in Cancro sul punto più alto del tuo vertice nel cielo. La tua stabilità viene dal successo e dalla protezione che senti nella tua realizzazione sociale. La tua carriera è il porto sicuro da cui parti. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il novilunio a 28 gradi dei pesci del 19 marzo nella casa della quotidianità ti chiede di portare l'amore nei gesti quotidiani e nella cura reciproca. Tuttavia, la luna nera che transita nel segno del Sagittario potrebbe renderti pungente nelle parole. Attento a non usare la tua verità come un'arma. Con l'ingresso del Sole in Ariete il 21 marzo e Venere che è già in Ariete in settima casa, quindi in opposizione, il focus si sposta totalmente sul partner. L'equinozio segna una rinascita del dialogo e della passione. Il giorno top è il 21 marzo, appunto con l'equinozio che riaccende l'armonia e la bellezza nei tuoi legami più stretti. Passiamo al lavoro e ai progetti. Urano in Toro, nella casa della morte e della trasformazione, potrebbe portare a un cambiamento improvviso in una risorsa condivisa o in una situazione finanziaria che è legata agli altri. Fino al 21 Mercurio retrogrado in pesci nella casa della quotidianità crea intoppi tecnici o malintesi con i collaboratori. Dal 22 con Mercurio diretto la gestione del lavoro diventa fluida e i nuovi contratti prendono finalmente forma. Il giorno top è il 22 marzo, c'è lo sblocco definitivo di una situazione burocratica o lavorativa stagnante. Le date chiave sono rappresentate dal 19 marzo con il novilunio, dove semina un nuovo rito di benessere quotidiano, mentre il 21 marzo il sole in Ariete illumina il tuo noi, infatti è in opposizione al tuo sole dalla settima casa, è tempo di patti chiari, mentre il 22 marzo c'è la fine dei malintesi, con Mercurio che torna diretto, la comunicazione con l'altro torna cristallina. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima.
La personalità che è rappresentata da Venere, tua governatrice planetaria, ti dice: voglio che tutti siamo felici e che ci sia pace intorno a me, anche a costo di tacere la mia verità. Mentre l'anima rappresentata da Urano, tuo governatore esoterico, ti dice: la vera pace nasce dalla verità, non dal compromesso. Rompi lo schema del compiacere forzato. Solo quando sarai autentico nelle relazioni, quindi nella, con lo specchio degli altri, sarai realmente unita all'altro. E ora passiamo per te, amico del segno dello Scorpione. Vedremo come andrà la tua settimana dal 16 al 22. Vedremo il focus delle energie celesti, in quale settore del tuo segno va a manifestarsi. Vedremo la tua piramide energetica, vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti e le date chiave, e vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima. Il tuo focus, la tua parola chiave prima è il trionfo dell'armonia. Il focus settimanale è posto da Sole, Marte e Mercurio in retrogrado in pesci fino al 22, e il nodo nord che brillano nella tua quinta casa della creatività. È un momento di gioia creativa e destino amoroso, una purificazione del cuore prima che il sole si sposti nella casa della quotidianità, ovvero il 21 marzo con l'ingresso del sole in Ariete, quindi che segna l'inizio, diciamo, di un nuovo ciclo, e ti chiederà di disciplinare questa forza nella tua giornata quotidiana. Passiamo alla tua piramide energetica. Attraverso il conflitto interiore per raggiungere l'armonia che trasforma la tua realtà. Il vertice, ovvero l'opportunità che tu devi prendere per poter ottenere la realizzazione, è data da Giove in Cancro, che forma un bellissimo trigono al tuo Sole dalla casa dell'espansione, i rapporti con il lontano. La fortuna quindi ti arriva da lontano attraverso l'espansione della mente, oppure una nuova filosofia di vita che ti protegge e ti guida come una bussola morale. Ma qual è la sfida? Urano rappresenta proprio la sfida, che è in Toro nella settima casa, quindi in opposizione al tuo Sole. La sfida, pertanto, sono gli altri, partner, soci, diciamo matrimonio, portano cambiamenti improvvisi. Devi accettare che l'altro sia un catalizzatore di rivoluzione per te, mentre la base, le fondamenta, ovvero il terreno su cui tu devi mettere i piedi per non cadere, è rappresentato da Marte, nodo nord, in pesci, nella casa della creatività, con un bellissimo trigono al tuo Sole. La tua forza è la tua capacità di creare dal nulla e di seguire un istante, diciamo, quell'istinto vitale che sa sempre dove andare attraverso la tua intuizione proverbiale. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il novilunio del 19 marzo a 28 gradi dei pesci è un portale di destino, una nuova passione o una rinascita creativa sono scritte nelle stelle, ma attenzione che la luna nera in Sagittario, nella casa dei valori, delle risorse e dell'autostima, l'ombra di Lilith potrebbe manifestarsi come un bisogno di controllo o possessività sui valori dell'altro. Lascia fluire l'emozione senza cercare di trattenerla. Il giorno top è il 19 marzo, è una notte magica per il cuore e la tua espressione più autentica. Passiamo al lavoro e ai progetti. Con l'ingresso del Sole in Ariete nella casa della quotidianità il 21 marzo, l'energia si sposta sul dovere e sull'organizzazione, mentre Mercurio retrogrado fino al 21 dalla casa della creatività potrebbe riportare a galla un vecchio talento accantonato. Quindi dal 22 con Mercurio diretto avrai la lucidità per organizzare il tuo lavoro in modo rivoluzionario. Mentre Plutone in quarta casa poi è al quarto grado
dove c'è la struttura solida di costruzione, e ho già fatto anche un video che sarà online proprio con Plutone per far capire proprio meglio l'importanza di Plutone e del grado 4. Plutone continua a trasformare le tue basi domestiche. Il giorno top è il giorno 22 marzo. Mercurio diretto ti regala la parola perfetta per influenzare positivamente il tuo ambiente lavorativo. Mentre le date chiave sono rappresentate dal 19 marzo con il novilunio in pesci, un nuovo seme creativo o amoroso viene piantato nel tuo destino. È quasi come se fosse un incontro karmico. Mentre il 21 marzo il sole illumina il settore della quotidianità, del lavoro come dipendente nella tua giornata quotidiana, e il sole illumina proprio questa organizzazione, illumina proprio questo settore, mentre il 22 marzo c'è fine della nebbia mentale, Mercurio torna diretto in pesci, le tue decisioni diventano operative. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. Qui c'è una doppietta di Marte, però con una sottile differenza di vibrazione. Marte, la personalità come tuo governatore esoterico, ti dice: voglio vincere, dominare le mie emozioni. La vulnerabilità mi spaventa, che mi rende debole. Mentre l'anima a livello spirituale, quindi Marte come evoluzione, come guerriero spirituale, illuminato anche dal quarto raggio in aggiunta come valore, ti dice: la tua forza non è nel controllo, ma nella trasmutazione della sofferenza in bellezza. Quando accetti di sentire, diventi un alchimista di luce. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario. Vedremo come andrà la tua settimana dal 16 al 22 marzo 2026. Vedremo il focus delle energie celesti, in quale settore vanno a manifestarsi. Vedremo la tua piramide energetica, vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti, le date chiave, e vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima. La tua parola chiave è la visione incarnata, mentre il focus settimanale sono rappresentati da tanti pianeti come Sole, Marte e Mercurio al nodo nord nel segno dei pesci. Il Sole fino al 21, poi passerà in Ariete, ma fino al 21 il focus è la quarta casa delle radici, il clan di appartenenza, e il focus quindi è anche sulla guarigione del passato familiare, prima che il Sole il 21 marzo passi in Ariete, segnando l'inizio dell'equinozio nella tua quinta casa, quindi in un bellissimo trigono al tuo Sole. E qui il Sole libererà finalmente la tua espressione creativa. Passiamo alla tua piramide energetica. Trasforma i tuoi ideali in una base solida e concreta su cui costruire il tuo nuovo mondo. Passiamo dal vertice che rappresenta l'opportunità che tu devi cogliere per poter ottenere la realizzazione. E questo è dato dal Sole dal 21 marzo, con l'ingresso dell'equinozio in Ariete, e rappresentata anche da Venere, che già in Ariete dalla quinta casa forma un bellissimo trigono al tuo Sole. E dal giorno 21 maggiormente la fortuna ti bacia attraverso la creatività, il gioco e l'amore travolgente. È tempo di splendere sul palcoscenico della vita. Ma la sfida qual è? La sfida è proprio la luna nera, Lilith nel tuo segno, nella tua prima casa. E la sfida è integrare la tua parte più selvaggia e ribelle senza che questi diventi autodistruttiva o alienante per gli altri. Sii vero, ma consapevole. Mentre la base, le fondamenta, ovvero il terreno su cui tu devi mettere i piedi per non cadere, sono rappresentati da Saturno e Nettuno dalla casa della creatività, che formano un bellissimo trigono al tuo Sole. Le tue basi sono sogni che hanno trovato una struttura. La tua forza viene dalla capacità di dare forma ai tuoi desideri più alti.
Passiamo all'amore e alle relazioni. Il novilunio del 19 marzo eh, manifesta la sua energia nella quarta casa, quindi nel punto più basso del cielo, un aspetto dissonante di quadratura. E questo novilunio porta un nuovo inizio nelle dinamiche domestiche. È tempo di lasciare andare il passato e costruire una nuova casa interiore. Con l'ingresso di Sole in Ariete il 21 marzo e anche Venere, grazie all'aiuto che è già in Ariete, nella casa della creatività, la vita affettiva decolla verso l'avventura. È tempo di rischi audaci nel nome del cuore. Il giorno top è proprio il 21 marzo. L'equinozio accende un fuoco di gioia e vitalità travolgente nei tuoi incontri. Mentre passiamo al lavoro e ai progetti. Il lavoro e i progetti da Urano in Toro nella casa della quotidianità continua a rivoluzionare i tuoi ritmi lavorativi. La libertà è diventata una necessità non negoziabile. Mentre Mercurio retrogrado in Pesci fino al 21 in aspetto dissonante dalla quarta casa delle radici familiari al tuo Sole, ti suggerisce di sistemare delle pendenze legate ai mobili o vecchi progetti nati in famiglia. Dal 22 con Mercurio diretto la tua comunicazione creativa diventa magnetica e anche redditizia. Il giorno top è il 22 marzo. Un'intuizione profonda si trasforma in un piano d'azione vincente. Passiamo alle date chiave. Il 19 marzo è un momento di introspezione profonda per guarire le radici, mentre il 21 marzo il Sole ti invita a uscire allo scoperto e goderti la vita. Il 22 marzo c'è lo sblocco di comunicazioni familiari o immobiliari. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità è rappresentata da Giove, tuo governatore planetario, e ti dice voglio correre lontano, oltre ogni limite. La stabilità mi sembra una prigione per la mia mente, mentre l'anima che è rappresentata dalla Terra, tua governatrice planetaria, ti dice non puoi scoccare la freccia se non sei saldo al suolo. Trova il tuo centro nella tua casa interiore. Solo con radici profonde potrai toccare il cielo, ma senza perdere la rotta. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Vedremo il focus della settimana, come andrà la settimana dal 16 al 22 marzo 2026. Vedremo il focus delle energie celesti, ovvero dove manifestano i pianeti la loro energia. Vedremo la tua piramide energetica, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, vedremo le date chiavi e infine un dialogo tra la personalità e l'anima. La tua parola chiave, amico del Capricorno, è il tempio della parola. Il focus settimanale è rappresentato da parecchi pianeti con Sole, Marte, Mercurio retrogrado fino al 22 e il nodo nord che manifestano la loro energia nella terza casa della comunicazione. E il destino ti chiede di purificare il tuo modo di comunicare o di scambiare idee con il mondo. È un ponte verso l'empatia. Prima che il Sole, il 21 marzo, entri in Ariete nella tua quarta casa, quindi segnando l'inizio di un equinozio e puntando i riflettori proprio sulle radici familiari e dove riporterà proprio l'attenzione alle tue radici e alla tua sicurezza emotiva. Passiamo alla tua piramide energetica. Usa la tua saggezza per tessere legami che nutrano la tua sicurezza interiore, mentre il vertice, ovvero l'opportunità che tu devi cogliere per ottenere la realizzazione, è data da Giove in cancro in opposizione al tuo Sole e la fortuna arriva attraverso gli altri. Un partner o un socio portano una protezione e un'abbondanza che ti permettono di rilassarti e di aprirti al mondo. Ma la sfida qual è? La sfida è rappresentata da Saturno e Nettuno in Ariete
nel punto più basso del tuo cielo, la quarta casa delle radici, e la sfida è trovare l'equilibrio tra la necessità di una struttura domestica solida e il desiderio di una casa che sia un rifugio spirituale e fluido, ma la base e le fondamenta, ovvero il terreno su cui devi mettere i piedi per non cadere, è dato o rappresentato da Urano in Toro nella casa della creatività. E la tua base è proprio una creatività rivoluzionaria. La tua forza viene dal coraggio di esprimere i tuoi talenti in modo originale e fuori dagli schemi classici. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il novilunio del 19 marzo a 28 gradi dei pesci favorisce un chiarimento profondo e intuitivo, con Venere in Ariete nel punto più basso del tuo cielo. L'amore cerca stabilità, ma con un tocco di indipendenza all'interno delle mura domestiche. Attenzione però alla luna nera nel segno del Sagittario, che lavora un po' dietro le quinte nella casa dell'inconscio, della spiritualità, dei luoghi chiusi. Potresti sentire il peso di paure nascoste o segreti del passato. Non lasciarti condizionare da ombre che non esistono più. Il giorno top è il 19 marzo. Una parola detta al momento giusto può guarire un vecchio malinteso. Passiamo al lavoro e ai progetti. Plutone in Acquario, nella casa delle risorse, delle potenzialità, dei valori, diciamo, ma anche della tua autostima, quindi della sicurezza finanziaria, continua a trasformare radicalmente il tuo rapporto con il denaro e il tuo valore personale. Fino al 21 marzo, Mercurio retrogrado nella casa della comunicazione ti suggerisce di ricontrollare mail, documenti e piccoli anche spostamenti. Dal 22, con Mercurio che torna in moto diretto in pesci, la tua voce tornerà a essere autorevole e i tuoi progetti commerciali prenderanno il volo. Il giorno top è il 22 marzo, luce verde per trattative, vendite e comunicazioni ufficiali che erano rimaste in sospeso. Le date chiavi sono il 19 marzo con il plenilunio in pesci, un nuovo seme nella tua rete di contatti quotidiani è stato piantato. Ascolta chi ti sta vicino. Mentre il 21 marzo, con l'ingresso del Sole in Ariete, l'equinozio ti invita a ritornare al tuo centro nel tuo spazio privato. Mentre il 22 marzo ci sarà la fine dei disguidi tecnici, la mente è pronta a costruire perché Mercurio torna diretto. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. Qui c'è una doppietta di Saturno, sia come governatore planetario che come governatore esoterico c'è la doppietta di Saturno, solo con la sottile differenza che Saturno esoterico è, diciamo, è un tantino più elevato, ma la personalità Saturno ti dice devo controllare ogni dettaglio perché se mollo la presa la struttura crollerà, mentre l'anima Saturno più responsabile, guerriero, spirituale, ti sussurra la vera struttura non è fatta di pietra, ma di responsabilità consapevole. Parla con empatia, costruisci un tempio nel cuore degli altri che il tempo non potrà mai scalfire. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario. Vedremo come andrà la tua settimana dal 16 al 22 marzo 2026. Vedremo il focus delle energie celesti dove manifestano la loro energia. Vedremo la tua piramide energetica, l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti, le date chiave e infine un dialogo della personalità tra e l'anima. La tua parola chiave, amico dell'Acquario, è il valore dell'essere. Il focus settimanale è rappresentato
da un sacco di pianeti, ovvero Sole, Marte, Mercurio e il nodo nord che occupano la seconda casa dei valori, delle risorse, delle potenzialità e della sicurezza finanziaria, nonché dell'autostima. Il destino quindi ti sfida a ridefinire il tuo valore personale e le tue risorse materiali prima che il Sole entri in Ariete nella casa della comunicazione il 21 marzo, dove attiverà i tuoi contatti sociali. Passiamo alla tua piramide energetica. Riconosci il tuo valore unico per manifestare la tua missione collettiva. Passiamo dal vertice, ovvero l'opportunità che tu devi prendere per poter ottenere la realizzazione, e questo è dato da Plutone nel tuo segno, nella tua prima casa, l'immagine che tu rimandi al mondo. Hai il potere di una rinascita totale. Sei il catalizzatore del cambiamento per te stesso, ma anche per chi ti circonda. Nulla rimarrà come prima. Ma la sfida qual è? È rappresentata da Urano in Toro nel punto più basso del tuo cielo, nella casa delle radici, e forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole. E la sfida è conciliare il tuo bisogno di libertà con scossoni improvvisi nella vita domestica, e, oppure nel bisogno del tuo bisogno di libertà. Diciamo, ci sono questi improvvisi cambiamenti, scossoni nelle radici familiari che ti possono anche destabilizzare un attimino emotivamente. Devi trovare la stabilità nel cambiamento. È inutile ribellarsi a volte se le strade sono due: o ci si allontana o si affronta la questione per poterla risolvere. Mentre la base, ovvero il terreno, le fondamenta su cui tu devi mettere i piedi per non cadere, è rappresentata da Venere in Ariete nella casa della comunicazione, e si aggiungerà il Sole come forza a partire dal 21 marzo, come illuminerà proprio la casa della comunicazione, e la tua forza risiede nella tua capacità di comunicare con coraggio, diciamo, e con grazia, nell'affetto che ricevi dall'ambiente e di chi ti circonda, quindi anche nei rapporti con il vicinato, con fratelli e sorelle. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il novilunio del 19 marzo nella tua seconda casa ti chiede cosa apprezzi davvero in un rapporto, in un rapporto. È tempo di dare valore a chi ti sostiene in maniera concreta. Ma con la luna nera in Sagittario, nella casa delle amicizie, dei gruppi, delle reti collettive, potresti sentirti un po' insofferente verso questi gruppi o amici che magari possono essere un po' troppo invadenti. Dal 21 l'amore invece diventa uno stimolo intellettuale e risate condivise. I giorni top è il del giorno 21, con l'ingresso del Sole in Ariete. L'equinozio porta una ventata d'aria fresca nei tuoi incontri e nella tua vita sociale. Passiamo al lavoro e ai progetti. Giove in Cancro nella casa della quotidianità protegge il tuo lavoro quotidiano e il tuo benessere psicofisico, rendendoti un po' i compiti meno gravosi. Fino al 21 Mercurio retrogrado nel segno dei pesci, nella casa della sicurezza finanziaria, ti suggerisce di non fare acquisti impulsivi e di rivedere il budget, mentre dal 22 con Mercurio diretto avrai le idee chiare su come far fruttare i tuoi talenti unici. Quindi il giorno top chiaramente è il 22 marzo, quando Mercurio torna diretto, può sbloccare un pagamento o un'opportunità di guadagno legato alla tua creatività. Passiamo alle date chiave. Il 19 marzo c'è un nuovo inizio con il plenilunio, cioè con il novilunio, scusate, in pesce, che è legato alla tua autostima, semina valore. Mentre il 21 marzo, con l'ingresso dell'equinozio
di primavera, il Sole attiva i tuoi scambi, ma anche la tua curiosità. Mentre il 22 marzo ci sarà una chiarezza assoluta sui tuoi possedimenti e sulle tue capacità, quando Mercurio torna diretto nel segno dei pesci. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità, che è rappresentata da Urano, tuo governatore planetario, ti dice: voglio rompere ogni schema ora. La libertà è l'unica cosa che conta. Ma l'anima, che è rappresentata da Giove esoterico, ti sussurra: la vera libertà nasce nell'inclusione, non dalla separazione. Dai un senso sacro. Quando riconoscerai il valore della tua anima, la tua rivoluzione guarirà il mondo. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci. Vedremo come andrà la tua settimana dal 16 al 22 marzo 2026. Vedremo il focus delle energie celesti, in quale settore manifestano le energie. Vedremo la piramide energetica, vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti, le date chiave, e vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima. Amico dei pesci, la tua parola chiave è la rinascita della luce, mentre il focus settimanale sei il protagonista assoluto, con Sole, Marte, Mercurio retrogrado nel segno dei pesci e il nodo nord nel tuo segno, quindi nella tua prima casa. L'immagine che tu rimandi al mondo, sei al centro di una nuova purificazione karmica totale. È il culmine del tuo anno spirituale. Prima che il Sole in Ariete, il 21 marzo, passi in Ariete e segna l'inizio dell'equinozio di primavera nella casa della sicurezza finanziaria, per concretizzare appunto ciò che hai sognato. Passiamo alla tua piramide energetica. Abbandona la vecchia immagine di te per far emergere la tua vera essenza divina. Il vertice, l'opportunità che tu devi cogliere per ottenere la realizzazione, è rappresentata da Giove in Cancro nella casa della creatività, un bellissimo trigono al tuo sole. La fortuna arriva dalla tua capacità di amare e anche di creare. Sei in un periodo di massima espressione creativa e gioia del cuore. La gestione dei sentimenti migliora sensibilmente, e anche il rapporto dei figli, se ovviamente ne hai. Ma la sfida da chi è rappresentata da Marte proprio è Mercurio retrogrado e il nodo nord nel tuo segno. La sfida è gestire l'enorme afflusso di energia senza disperdersi. Devi imparare ad agire con direzione, pur restando fluido, mentre la base, le fondamenta, ovvero il terreno su cui tu devi mettere i piedi per non poter cadere, è rappresentato da Saturno e Nettuno in Ariete, perché le tue basi sono i sogni legati a Nettuno, che stanno imparando a diventare materia e valore concreto legato a Saturno in Ariete. Chiaramente questi transiti non sono mai una passeggiata, soprattutto quello di Saturno, cui richiede un grande impegno e una grande responsabilità e infinita pazienza per poter ottenere la realizzazione. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il novilunio a 28 gradi dei pesci del 19 marzo nel tuo segno è il tuo compleanno dell'anima. È il momento di decidere chi vuoi essere accanto all'altro. Ma attenzione alla luna nera in Sagittario sul punto più alto del tuo vertice, nella casa della carriera. Potresti sentire il desiderio di ribellarti alle aspettative sociali o professionali. A sostegno dal 21 marzo, con l'ingresso del Sole in Ariete, invece l'amore diventa più concreto e passionale. Il giorno top è il 19 marzo. Sei un magnete vivente con il novilunio nel tuo segno.
Il novilunio ti regala una nuova visione del tuo destino affettivo. Passiamo al lavoro e ai progetti. Urano in Toro, nella casa della comunicazione, continua a portare idee geniali e contatti improvvisi, ma fino al 21 marzo Mercurio retrogrado nel tuo segno può crearti una certa confusione mentale o difficoltà a farti capire. Non preoccuparti, usa questo tempo per ascoltarti. Dal 22 marzo con Mercurio diretto e anche il Sole in Ariete nella tua seconda casa, sarai pronto a trasformare la tua visione in entrate economiche reali. Il giorno toppa è proprio il 22 marzo, quando Mercurio torna diretto. È come se la nebbia svanisse. Parli con chiarezza che incanta, ma che soprattutto convince. Passiamo alle date chiave. Il 19 marzo, con il plenilunio, è il tuo portale. Semina la versione più alta di te stesso, mentre il 21 marzo con l'equinozio sposta il focus sulla realizzazione dei tuoi valori materiali. Il 21 marzo invece c'è fine della retrogradazione di Mercurio, riprendi possesso della tua comunicazione. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità che è rappresentata da Nettuno, tuo governatore planetario, ti dice: voglio svanire nell'infinito, la realtà della materia mi fa paura, è troppo pesante, è troppo densa. Mentre l'anima che è rappresentata da Plutone, tuo governatore esoterico, ti dice: non svanire, risorgi. Sotto le tue acque calme c'è una potenza vulcanica pronta a forgiare il nuovo. Distruggi la vecchia immagine di vittima e manifesta la tua forza, diciamo, nella tua identità. Con questo abbiamo concluso il ciclo e il cielo di questa settimana è un messaggio per voi, non è solo una mappa, ma un invito a diventare gli architetti della vostra nuova realtà. Il passaggio attraverso l'equinozio di primavera, che chiaramente influenzerà anche tutto l'anno con questo ingresso del Sole in Ariete, non ammette passeggeri passivi, richiede la vostra partecipazione consapevole al dialogo tra l'anima e la personalità, quindi una consapevolezza. Ricordate che i transiti descritti parlano al vostro sole, ma assumono sfumature ancora più concrete se letti anche attraverso l'ascendente in qualsiasi altro segno, oppure la luna che rappresenta il mondo interiore in un altro segno. Quindi ti consiglio di andare a guardare i segni corrispondenti dove hai l'ascendente e la luna, perché ti possono veramente essere molto utili. E ora tocca a voi. Condividete nei commenti quale frase del vostro dialogo tra l'anima e la personalità vi ha colpito di più. Sentite già la spinta al cambiamento o siete ancora nella fase di purificazione del novilunio? Scrivete il vostro segno e ascendente. Cercherò di rispondere, diciamo, ai dubbi più profondi per aiutarvi a integrare queste energie. Salvate questo video post, sarà la vostra bussola per navigare i giorni critici fra il 19 e il 22 marzo. Se questo viaggio tra le stelle vi ha dato chiarezza, lasciate un like e iscrivetevi. Siamo solo all'inizio di questo nuovo anno astrologico. Che la vostra anima trovi sempre il coraggio di guardare la personalità e condurla verso la luce, quindi un'evoluzione, un salto di qualità, così come esige, diciamo, il sistema planetario con questa conclusione di cicli di passaggio e il cambiamento nella quinta dimensione, quindi della nuova era. Un arrivederci a presto da Caterina al prossimo video.